A partir desse vídeo, você vai mudar completamente o seu modo de consumir e comprar azeite. No primeiro episódio da série sobre o azeite toscano, eu te mostrei como é feita a colheita de azeitonas. Contei curiosidades da produção e como ocorre a sua transformação em azeite. Se você ainda não assistiu, o link se encontra na descrição desse vídeo. Nesse segundo episódio, iremos aprender com Humberto como reconhecer um azeite de oliva de qualidade superior. Depois, iremos nos deliciar com a maravilhosa mesa de outono preparada pela Federica e descobrir o melhor jeito de degustar o azeite novo. Você está pronto? Vem comigo! Se você deseja comprar um azeite de qualidade, a minha dica é: leia a etiqueta. Parece simples, mas nela encontram-se todas as informações decisivas para a sua escolha. O Humberto nos ensina quais são os 3 pontos principais que você deve estar atento. Embora não exista uma data de validade determinada, mas aconselhada, o azeite de oliva extra virgem dá o melhor de si nos seus primeiros meses. Com o tempo, vai perdendo as suas características organolépticas, ficando sempre mais suave. Por isso, tenha certeza de adquirir um azeite da última colheita disponível no mercado. Ci sono 2 possibilità di estrazione. L'estrazione è la procedura che estrae l'olio extravergine d'oliva dall'acqua, ok? Quindi ci può essere a freddo o a caldo. Per poter avere la temperatura, la estrazione a freddo si deve stare sotto i 28 gradi centigradi. Però in questo caso hai bisogno di una lavorazione, cioè quando tieni questa pasta di oliva in movimento, più lungo. Quando si fa l'estrazione a caldo ci vuole meno tempo, per cui alla fine, essendo la pasta di olive soggetta a ossidazione, ci sta un po' di più. Alla fine meglio sempre l'olio estratto a freddo, però la differenza è minima. Diciamo che l'extravergine e il vergine di oliva sono entrambi prodotti meccanicamente, quindi non esiste chimica. È una spremuta di olive. Quindi la differenza fra extravergine e vergine è l'acidità. Minore di 0,8, quindi da 0,79 a 0 è extravergine. Da 0,8 a 2% è olio vergine d'oliva. Sopra il 2% di acidità è olio lampante. Lampante significa luce, per bruciare. Ah, óleo para combustibile. no passado. Sim. Combustibile. Combustível. Va bene? Questa è la differenza. E o que significa quando está escrito filtrado ou não filtrado? Allora, Influencia alguma coisa no produto final? Porque o filtrado é mais transparente, o não filtrado é mais turvo, mas na pratica. sì, è giusto, però dovete pensare questo. L'olio filtrato si pulisce delle impurità. Ovviamente qui ci sono delle impurità che quando è nuovo sono in sospensione. Poi cosa succede? Si Precipitano, si depositano al fondo del tino, però rimane a contatto, quindi questo qui tende a dare dei problemi di rancido, quello che si diceva prima che è un problema. Ora, quindi è una cosa che pode vir com o tempo. Esatto, può dare un problema all'olio. Quindi già questo si sente che è pulito, però con la filtrazione si migliora la qualità dell'olio, perché a quel punto rimane anche dura di più, perché non c'è questo sedimento che potrebbe dare queste problematiche di rancido, che ovviamente noi non vogliamo, perché il racido è un qualcosa che ti impedisce di commercializzare l'olio come olio Evo o extravergine di oliva. Você sabia que existem especialistas na degustação de azeite? Assim como os vinhos, o azeite também tem todo um ritual de prova. O Humberto nos ensina que ele deve ser servido em um copo e aquecido pelas mãos antes de cheirar e degustar. Os aromas característicos são a grama e a alcachofra. E o sabor final deixa um forte picante na garganta, principalmente quando é um azeite novo. Quindi si fa... Così in italiano si dice strippatura. Carciofo, erba e poi c'è il piccante. Un'altra cosa che secondo me anche è importante dire nell'olio
extravergine d'oliva è che è il grasso che ha il più alto punto di fumo. Questo serve per la cucina, per cucinare, per friggere. Con l'olio si riesce a ottenere temperature molto più alte rispetto a altri grassi, tipo l'olio di sole o il burro, agli altri grassi che vengono utilizzati per cucinare. Quindi da questo punto di vista, per la cucina, é sempre meglio utilizzare l'olio extravergine d'oliva. Agora vamos então para a melhor parte desse especial, que é a degustação. Eu sei que a Federica preparou uma mesa maravilhosa para nós. Beh, dopo la vedrete. Vamos? Andiamo. Vai. Eu levo esse aqui, né? Porque a gente vai precisar. Ma che meraviglia di tavolo che hai preparato, Federica! È un tavolo dell'autunno. Si vede? Tutto dell'autunno. Ci sono le verdure dell'autunno, i primi carciofi e poi c'è lo zafferano e c'è l'olio nuovo che è appena arrivato e quindi per noi è una grande festa. E l'olio è la base della cucina toscana, è un poco dappertutto e quindi ti ho preparato l'insalata di farro, le verdure in pinzimonio, che è il modo con cui si assaggia l'olio nuovo nelle famiglie, e poi il classico sono fagioli e ceci e tra poco arriverà anche il pane per fare la bruschetta con l'olio e l'aglio, ecco. E in particolare vedi qui abbiamo le olive, queste sono quelle dello scorso anno. Le olive sono molto amare quando sono sull'albero, non si possono assaggiare. Não podemos provar a azeitona direto da árvore, ela precisa passar por um processo para poder ser uma azeitona de mesa. E essas são as olivas do ano passado, as azeitonas do ano passado. E nell'olio è più facile, queste invece vengono messe in acqua e cenere del camino. Cinzas da lareira? Dalla cenere quella del caminetto. Non acredito, ma perché? Perché la cenere toglie l'amaro. Ah sì? Quindi si fanno delle grosse contenitori, si mettono le olive, acqua e cenere e ogni giorno si cambia fino a quando l'amaro è andato via. A questo punto si può mettere il sotto acqua e sale, ma solo dopo un lungo 20 giorni ci vogliono per perdere l'amaro. Bom, aqui a gente tem uma série de produtos da estação do outono que nós podemos todos degustar com o azeite de oliva extra virgem. Se é novo, ainda melhor, mas tem um jeito que é o melhor de todos para provar o azeite novo. Qual é, Fede? Mostra pra gente como che si deve. Ci vuole pane buono, olio buono e anche aglio buono. Semplicemente si brusca, questo movimento si chiama bruscare. Peraí que eu quero fazer junto com você. Olha a cor desse azeite. É tchim-tchim. Saúde! Saúde. Saúde. È buono davvero? Buono. Andrea, vieni anche te a prendere una bruschetta, no? Te lo meriti. Vai, grazie. Vieni qui con noi. Vai. Bom, gente, aqui conclui a nossa viagem pelo azeite toscano de San Gimignano. Gostaria muito de agradecer a Andrea, Umberto e Federica por ter nos acolhido aqui tão bem na Fattoria de San Donato e espero que vocês também venham visitá-los e nos visitar também aqui na Toscana. Bacio a tutti! Arrivederci! Se você assistiu esse vídeo até aqui, então deixe seu like e continue seguindo o canal Viva Toscana para se tornar um verdadeiro viajante.